Vorremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, 19 novembre del 2024, ben ritrovati a tutti qui per Mattino Milan di martedì. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati a tutti, buona settimana, le soste nazionali sono quasi alle spalle, tutte e tre ormai, manca soltanto oggi per le ultime gare di Nations e poi da domani, mercoledì, saremo in linea solo e soltanto per pensare a Milan-Juventus di sabato alle 18. Caro Henry, torna il campionato, torna la Champions League la settimana dopo, torna il Milan. Sì, torna... Volevo caricare un po', però... Torna il Milan, tornano i like ai nostri video, il supporto che ci fate, quindi grazie a tutti coloro che cliccano il pollicione all'insù, che commentano, che condividono, che si iscrivono. Grazie ragazzi. È una pausa nazionale che ieri ha visto protagonisti alcuni rossoneri, Simo, perché c'è stato il pareggio del Portogallo contro la Croazia con Rafael Leao, che ha giocato da prima punta, non chiedermi perché. Martinez ha deciso di schierarli praticamente con un 3-5-2, gran mossa devo dire, e Chukwueze ha segnato nella sconfitta della Nigeria contro il Ruanda e Pavlovic è stato espulso nella partita della Serbia. Io non so cosa dire di questo ragazzo, cioè, ho appena finito di dire ieri, sto tornando ai miei livelli, papam, 10 minuti, entra giallo, ergo rosso. Ed era stato squalificato la partita prima per un rosso Sì. E aveva saltato la partita di qualche giorno fa. Però ogni tanto, cioè, per paradosso, basta avere gli occhi, cioè si vede che è un ragazzo, è un difensore molto istintivo, molto irruento, che si fa molto trascinare dall'avversario, da quello che fa l'avversario, e non ragiona magari su quello che è il reparto, cosa fare, cosa non fare in determinati momenti della partita. Che sia il primo minuto, che il 90°, che si difende in linea o a uomo, a 40 metri o dentro l'area, più o meno è quello il suo modo di difendere, sempre costante, e lo espone anche a questi problemi, Henry. Però, questo è... Per quella nota positiva per quella nota negativa, pardon, c'è quella positiva del gol di Chukwueze, che sappiamo essere un ragazzo che ha bisogno, no, di queste autoiniezioni di fiducia attraverso gol, belle giocate, quindi magari anche se col Milan non è che ne abbia trovati troppi ultimamente, a parte quello con l'Udinese, bene che anche in nazionale A abbia giocato, perché la partita prima non aveva praticamente giocato, e B abbia segnato anche se han perso, perché per lui è importante. Va bene Henry, noi andiamo avanti. A proposito di Serbia, chiudiamo il discorso, facciamo così, poi apriamo quello che avete visto nella copertina, ovvero le parole di Ibra su anche mercato. Le andiamo a prendere da Gazzetta perché ansia Juve, e questo ci riguarda ovviamente visto che ci giochiamo contro tra 4 giorni. Dusan si ferma in nazionale, Milan a rischio, l'attaccante ha lasciato il campo dolorante, ho sentito fastidio alla coscia, oggi gli esami. La Juve è senza attaccanti, perché insomma senza Vlahovic punte di alternative vere e proprie da 9 non ne ha. No, perché neanche Nico recupererà probabilmente per il Milan, quindi neanche Nico, che sarebbe una sorta di falso 9, di attaccante adattato, non ci sarà. Milik è ai box, anche se sulla via del rientro, però insomma non ha attaccanti. Farà in altro modo, e un pochino mi lascia un po' di, no, spavento no, però di pensieri sì, perché comunque la Juve con Vlahovic la si conosce, si sa, Vlahovic comunque è un attaccante che i suoi gol all'anno alla fine in un modo o nell'altro li porta a casa, poi ogni tanto li mangia in maniera inopinata davanti alla porta, però i suoi 15, 16, 17, quelli che sono di solito al massimo anche arrivato fino a 20, li porta anche a casa. Qui giocherebbero senza, nel caso, è una Juve che sarebbe forse meno riconoscibile sul campo, un pochino più di movimento,
di spazio più che Ti di faccio una uomo. domanda, visto che con buone probabilità, poi magari ci stupisce Thiago Motta e schiera qualcun altro ancora, con buone probabilità, se non dovesse esserci Vlahovic, io suppongo giochi Yildiz in quella posizione. A me spaventa perché il lavoro che faceva Zirkzee l'anno scorso per Thiago Motta a Bologna è molto più fattibile da uno come Yildiz rispetto che uno come Vlahovic, e trovandosi Thiago Motta bene con quel tipo di attaccante lì, sono ancora giocatori diversi, Yildiz e Zirkzee, ci mancherebbe, però comunque è un attaccante un po' più mobile che scende più a giocare il pallone e che non rimane là davanti isolato a aspettare il pallone per buttarla dentro, no? Quindi non è che mi preoccupa, perché comunque avere Vlahovic contro è sempre un uomo da tenere Certo. d'occhio, cui devi stare praticamente fisso, eccetera. Però comunque apre degli scenari un po' più imprevedibili, come stavamo dicendo prima, e bisogna stare attenti. Per me se non gioca Vlahovic non ci mette nessuno. Non vuol dire che giocano in 10, ci mancherebbe. Magari. Però non mette nemmeno il riferimento per me. Gioca con 2 3/4 e 2 esterni. Però magari mi sbaglio. Ci può stare. Per provare a bucare la linea del Milan non ti do neanche un riferimento. Mi inserisco e stop. Va bene, parliamo di mercato, Henry? Non lo so, Cioè in probabilmente realtà no, no. forse no, viste le parole di Zlatan Ibrahimovic. Le leggiamo. Ibra presenta alla Kings League, intervistato da Sky a margine. Domanda sul mercato di gennaio. Vi rinforzerete? Serve? Hai qualche desiderio? Chiede alla giornalista sorridendo. Tutti sanno tutto e tutti hanno consigli, tutti sono esperti. Scherzo, dice ridendo. Il mercato è tutti i giorni, abbiamo un sistema di scouting che ci fa vedere i giocatori, cosa serve e cosa non serve in loop. Ma oggi non c'è il pensiero di rinforzare qualcosa. Poi vediamo cosa succede in questi 2 mesi. Speriamo niente con i nostri giocatori. Se si rimane uguale, si va avanti. Ergo, in pratica, da quello che traspare dalle parole di Ibra, se non ci sono grandi problemi fisici, se non ci sono partenze sul mercato perché arriva qualcuno a bussare mettendo soldi o un giocatore scontento, insomma, se non ci sono movimenti nei giocatori principali della rosa, nei 20-25 della rosa, per infortunio o per mercato, si rimane così. Siamo a posto così. Questo è un vecchio ritornello. Per me è una frase che più che ci dice Zlatan Ibrahimovic, ce la dice le liste. Nel senso che è una frase che ci autoimpone le liste, a meno che tu non vada a prendere giocatori di vivaio italiano, quindi ragazzi italiani. Detto questo, per me, se guardi la rosa del Milan, guardi questo avvio di stagione del Milan e pensi che la rosa sia al completo, sia a posto e non manchi niente, apro e chiudo parentesi, rientro eventuale di Bennacer compreso, per me è sintomo di grande presunzione. Nel senso che stiamo veramente pensando che questa squadra sia a posto per competere per i primi 4 posti e che non abbia bisogno di niente. Dal mio punto di vista, che ripeto conta 0, non gliene frega niente a nessuno ed è giusto che sia così, però è sintomo un pochino di presunzione, perché poi è veramente un attimo che ti succede la virgola che ti scompone tutto, sperando che non accada, cioè, volesse il cielo che non accada, ma è un attimo che arriva il micro cambiamento che ti compromette un mese e mezzo di partite, un infortunio, una maxi espulsione, visto che ogni tanto ci capitano, un problema, eccetera, e rischi veramente di compromettere, di buttare via punti, di buttare via partite. Quindi secondo me era evitabile questa frase, e soprattutto bisognerebbe valutare il mercato di gennaio neanche in ottica scudetto, lo dico con tristezza il 19 novembre, in ottica primi 4,
perché a pensare di essere i migliori, di essere a posto, che vada tutto bene, poi non si va troppo lontano. Ecco, non so cosa ne pensi tu. Allora, a me non stupisce onestamente, perché nelle ultime 3, credo, sessioni di mercato di gennaio il Milan non ha fatto nulla. Mai. Se non Vasquez, Lazetic e praticamente nient'altro. Quindi non mi stupisce che non faccia nulla nemmeno in questa occasione. Sarebbe stato probabilmente da meno stupore nelle altre annate, perché comunque avevi al sicuro più o meno il tuo posto in Champions League. Poi eri lì per combattere tra il primo, il secondo, il terzo, quelli che sono, ma non eri così, diciamo così, a rischio Champions. Quest'anno il rischio invece di essere tra un mese ancora a rischio c'è, e quindi probabilmente la questione poteva essere affrontata in maniera diversa. Lo vedremo, magari sono parole di circostanza, quantomeno lo spero, anche se in realtà insomma, mi sembrano abbastanza chiare. Io le ancoro a un paio di cose. La prima ovviamente sono le liste. Le liste di settembre sono le liste uguali di gennaio, non è cambiato niente. Quindi per far entrare, che so, un centrocampista ne dovrebbe uscire circa un altro, o quantomeno non iscrivere Jovic in lista Serie A, con tutto quello che poi ne consegue a livello di rapporti, agente, situazioni di mercato, eccetera, eccetera. Perché in questo momento la lista è piena, se non che vai a prendere un under. L'unica circostanza per cui ti scavi il problema delle liste, come potrebbe essere per Belayan. Oppure c'è una questione legata al ritorno di Benasser, che spero possa essere a questo punto fattibile, perché senza il ritorno di Benasser questo discorso non sta in piedi mai. Sta gracilmente in piedi con il ritorno di Benasser. Se no, quello che stiamo qui facendo da ormai 2 mesi, cioè accendere un giorno sì, un giorno anche un cielo alla Madonna per Fofana e Reinders, lo dobbiamo fare anche per gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Sono 5 mesi di ceri, insomma, sono tanti. È questo che io ti dico, cioè non riconoscere di essere non corto, iper corto, Benasser compreso, a centrocampo, ma non perché diciamo tu non hai giocatori o sono in 2 e basta, ma perché quegli altri che hai non possono fare quel ruolo lì e te l'hanno dimostrato. Aspetta, io so già che arriva l'obiezione nei commenti, lo so già. Ma anche se tanto se lo dice, diciamo così, lo espone, quindi poi magari sul mercato ti vengono a tirare il prezzo, eccetera. Quindi deve stare in silenzio, far finta che tutto va bene, lavora. No, ragazzi, cioè, gli altri dirigenti, capisco, ma non sono tifosi, sono dirigenti, lo vedono che il Milan ha dei problemi e che se ti viene a chiedere un centrocampista non è che lo fa perché li gira quel giorno di prendere un centrocampista in più, lo fa perché ha necessità. Se ti vuol tirare il prezzo te lo tira anche se Ibra non si espone mediaticamente. Questa è la questione. Io spero che possano essere appunto parole un po' di circostanza, però insomma, di circostanza si può anche dire sì, guarda, abbiamo visto, senza dire che ci sono problemi. Nel mercato di gennaio ci sono sempre delle occasioni, se ci saranno l'occasione per rinforzare la squadra ci faremo trovare pronti. Sì, Circostanza valuteremo. pura. E invece a me sembra, tra virgolette, sincero per quello che succederà. Anche a me, quello è il problema, sì, ma anche a me è sembrato abbastanza sincero e onesto nel dire: "Guardate che va bene così, cioè non c'è niente da sistemare, a meno che appunto non si crei qualcosa da dover sistemare". Speriamo di no, perché appunto vorrebbe dire che tutti stan bene, giocano e fanno il loro e Fofana e Reinders stanno bene. Però ripeto, è un attimo che finisce il mercato di gennaio e poi arriva magari 2 giorni dopo, 10 giorni dopo, 3 settimane dopo la Come è problematica, successo con Benasser. come tra l'altro è successo con Benasser, esatto. Lo stesso la stessa identica cosa può succedere. Cioè tu hai provato No, a vendere posso anche Benasser. non infortunarsi, Henry, cioè No, ma semplicemente speriamo che non si infortuni, non sì, giocano ma non da è quello. 50 partite e per forza, come è già successo nella nostra storia, basta riavvolgere il nastro, l'ultimo anno di Tonali, se ne fatte tutte.
Poi da gennaio a maggio credo che ne abbia fatte buone da 7, 5, non di più. Sì, no, è Benessere vero. uguale. Benessere uguale, le ha fatte tutte, a un certo punto giocavano da 5,5, 6, ma per forza ragazzi, cioè non ce la si può fare. No, no, ma infatti, infatti. E ripeto, non è che deve succedere un infortunio, e speriamo non succeda, ma è un attimo che come con Benasser hai provato a venderlo per sostituirlo, non hai fatto alla fine niente, non l'hai sostituito nonostante tu o comunque non hai preso un altro centrocampista e 2, 3 giorni dopo la fine del mercato, 1 settimana dopo, adesso non ricordo, è arrivato l'infortunio, perché gli imprevisti si chiamano imprevisti per un motivo. E quindi a volte bisogna prevenirli più che curarli, ecco. Henry, ci ritroviamo tra poco per Lance Talk, anche perché Ibra ha parlato anche di campo, di Juve, insomma parleremo anche di questo, ma non solo. Ovviamente iniziamo a parlare proprio della partita in sé, visto che un po' di probabili o giù di lì iniziano ad arrivare. Henry, grazie. Ciao. Ciao, a dopo. Ci ritroviamo tra poco. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.